Aspetto minimalista ma essenziale, seduta bassa e confortevole a soli 73 cm da terra e peso in ordine di marcia di appena 176 kg. Ecco le credenziali di questa cruiser metropolitana griffata Kawasaki. Lei si chiama Eliminator ed è una moto facile per l'utilizzo di tutti i giorni o semplicemente per chi vuole fare delle gite fuori porta nel fine settimana. Per vedere come va siamo volati qui a Marbella in Spagna, quindi andiamola a scoprire assieme. La linea è quella caratteristica delle Sport Cruiser con un serbatoio sottile e allungato da 13 litri, faro tondo dal look retro ma con moderna tecnologia a LED e seduta su due piani. Quella che abbiamo in prova, quella che vedete qui, è la versione Special Edition che rispetto all'Eliminator 500 standard sfoggia soffietti parapolvere sulla forcella, cupolino anteriore, presa USB e una seduta speciale con cuciture dedicate. Al centro di tutto troviamo questo bel bicilindrico fronte marcia di 451 cm3, raffreddato a liquido e in grado di erogare una potenza massima di 45 cavalli a 9000 giri. Nonostante la piccola cilindrata è un'unità molto raffinata. Per esempio i condotti di aspirazione downdraft e il voluminoso airbox da 5,8 litri con cornetti di aspirazione destro e sinistro di altezze diverse contribuiscono alla fluidità di risposta del motore, mentre le grandi valvole a farfalla da ben 32 mm di diametro contribuiscono alle generose prestazioni di questo bicilindrico. Ciliegina sulla torta la frizione assistita e antisaltellamento che agisce sia come limitatore di coppia sia come meccanismo servo assistito che alleggerisce l'azionamento della leva. Il telaio è composto da una classica struttura a traliccio in acciaio ad alta resistenza, caratterizzato da geometrie facili per conferire alla Eliminator 500 maneggevolezza e facilità di guida. Troviamo poi la piastra in alluminio presofuso che supporta il forcellone ed è fissata direttamente alla parte posteriore del motore, contribuendo in questo modo alla stabilità e alla leggerezza di questa piccola Sport Cruiser. Semplice ma efficace il pacchetto sospensioni che vede il doppio ammortizzatore abbinato a una forcella telescopica con steli da 41 mm di diametro. La ciclistica poi vede inedite ruote in lega da 18 pollici all'anteriore e 16 al posteriore, mentre l'impianto frenante con ABS vede davanti un disco singolo da 310 mm di diametro, morso da una pinza a doppio pistoncino e da 240 mm di diametro al posteriore. Piace il ponte di comando dal layout semplice ma funzionale, tutto è in ordine. Troviamo blocchetti ben fatti dalla qualità tipicamente giapponese, mentre la strumentazione è tutta racchiusa all'interno di questo display LCD di forma circolare. Piace un po' meno la voluminosa presa di ricarica USB, cui Kawasaki avrebbe potuto fare di meglio. Di guida, se vogliamo, è più da naked che non da custom, perché le pedane sono collocate centralmente, si sta col busto ben eretto e le braccia distese sull'ampio manubrio, una posizione quindi, se vogliamo, più da sport cruiser, perfetta per dominare l'asfalto. Piace anche la seduta di primo equipaggiamento, ampia e confortevole, un poco meno forse lo strapuntino per il passeggero, stretto e non particolarmente imbottito. Telaio e motore derivano da quelli della peppata Naked Z400 e in effetti nella guida fuori porta viene fuori il pedigree sportivo della Eliminator 500, perché agilità e stabilità sono molto buoni e il motore nella guida sportiva ama girare alto.
Parliamo proprio di questo bicilindrico 500 perché lui, nonostante la piccola cilindrata e i soli 45 cavalli, ha birra da vendere. Ha un'erogazione corposa, fluida, regolare, riprende da 2700-2800 giri senza battere ciglio, per poi allungare timidamente nella zona alta del contagiri. Peccato per qualche vibrazione di troppo su seduta e manubrio ai regimi medio-alti. 10 lode invece per la frizione morbidissima da azionare e per il cambio tipicamente giapponese. A portarci a più miti consigli nella guida allega tra le curve ci pensa la forcella della taratura soffice, più adatta quindi al commuting urbano. One shot might take you down, but you might not hit the ground. The safety comes off with the lights on. One shot might take you down, but you might not hit the ground. The safety comes off with the lights on. Mi piace l'impianto frenante perché, pur offrendo tanto mordente, è sempre estremamente modulabile, quindi è un comportamento prevedibile a prova di principiante, e nelle situazioni impreviste comunque abbiamo sempre la presenza discreta dell'ABS che vigila costantemente sulla sicurezza del pilota. I cerchi da 18 e 16 pollici sono poi calzati da una coppia di pneumatici dell'indonesiana IRC che strizzano l'occhio più alla durata che non alle prestazioni nella guida su strada. Che dire dunque, una moto facile, alla portata di tutti, adatta al neofita quanto al pilota smaliziato che vuole una moto dai bassi costi di gestione, perché ricordiamo che gli italiani sono ogni 12.000 km, e dal prezzo d'acquisto contenuto. Le costa 6.490 euro nella versione standard e 6.890 euro nella versione Special Edition. Ricordiamo anche i 4 anni di garanzia. Se vi è piaciuto questo video, come sempre metteteci un like, lasciate i vostri commenti qui sotto, iscrivetevi al nostro canale YouTube e non dimenticate di seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e naturalmente sul nostro sito Red Live. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!